Bentornati amici o benvenuti sul mio canale. Quest'oggi vi voglio mostrare un nuovo piccolo diorama. Finalmente siamo arrivati alla fine della realizzazione del Cyrano 50 cm carro medio. Per prima cosa vado a realizzare su carta un piccolo disegnino. Certo, non sarà un disegno di Leonardo da Vinci, ma è sicuramente utile per capire quello che vorrò andare a realizzare. E poi ho inserito e ho cercato di trovare i partecipanti alla mia scena, diciamo così. Ho realizzato questo albero, il Cyrano l'avete visto, ho creato la mia basetta e poi ho visto se effettivamente potesse tutto tornare in questa base. Questi due figurini, dei quali uno è stampato in 3D e l'altro è un CP model in metallo bianco, come vedete. La scena definitiva in sostanza sarà questa. Ho cercato nuovamente di poter posizionare al meglio il tutto in modo tale da avere una scena che sia visibile e che sia ben realizzata. Con lo scotch di carta per prima cosa ho coperto la basetta, che è stata realizzata come vedete con del polistirolo e è stata ricoperta con della balsa. Ora è arrivato il momento di iniziare il vero e proprio terreno. Bene, come avete visto ho messo in questa prima scodella della terra, semplice terra. Ho aggiunto questo stucco bianco per muri, del quale ho sempre con me una confezione. Ho aggiunto della sabbia e dei sassi. Sembra tiramisù, ma non lo è. Ho aggiunto poi altri tipi di terra. Ho aggiunto poi l'acqua per iniziare a amalgamare il tutto e poi ecco qui quello che ho ottenuto. Per avere una base già colorata ho anche utilizzato questo color marrone, poi vedremo che comunque lo andrò a colorare. Ho steso il tutto sulla mia basetta aggiungendo anche della terra, come vedete in questo passaggio. Con un vecchio spazzolino da denti ho fatto aderire al meglio la terra che ho aggiunto allo stucco ancora fresco. Ho provato a incastrare, o meglio a posizionare l'albero lì dove lo vorrei mettere una volta finito il tutto. In questo caso sto lavorando ancora con la terra fresca. Poi finalmente sono passato alla pittura. Come vedete ho anche incollato il muretto che è stato realizzato in poliuretano espanso e poi è iniziata la vera e propria fase di pitturazione. In questo caso ho lavorato con l'aerografo e vari toni di marrone. Ho utilizzato anche ovviamente come vedete un tono più chiaro, mischiato sempre al colore di base. In questo passaggio sono andato piuttosto veloce, non mi sono soffermato. Comunque sto lavorando come vedete sempre con l'aerografo e dando dei primi contrasti di colore. Fatto questo, a pennello con alcuni colori della Italeri e molto diluiti sono andato a riprendere delle piccole parti, quindi ho inumidito la porzione e poi direttamente con il colore ho tirato lo stesso. Ecco qui come effettivamente inizia a delinearsi e a prendere vita. In questo caso serve sempre per aumentare maggiormente i contrasti tra il colore base e i successivi strati di colore. Infine con del bianco ho realizzato dei piccoli sassetti, che si vedono sulla basetta. In questo caso ho scaricato il colore prima su uno Scottex e poi con un pennello asciutto praticamente ho realizzato la colorazione dei sassi. Vediamo qui nel particolare. Bene, ora era finalmente arrivato il momento di inserire la vegetazione. Così, con la colla Vinavil e l'acqua, quindi in questo caso, ho iniziato a preparare lo strato per la vegetazione. Ovviamente la Vinavil è stata stesa con un pennellaccio ed ecco qui,
Ho inserito questo primo strato che non è altro che l'erba per fare modellismo e ho provato a vedere dove poter mettere e inserire il camion. Sempre con della colla Vinavil ho iniziato a delineare e a diversificare la vegetazione. In questo caso ho utilizzato vari tipi di vegetazione, dalla posidonia al materiale che viene utilizzato per fare modellismo. Quindi abbiamo qua, in questo caso potremmo citare la Heller o altri tipi di ditta che realizzano della vegetazione per modellismo ferroviario, ma che è molto utile anche per chi fa modellismo statico. In questo caso vedete già come viene a delinearsi una vegetazione piuttosto diversificata. In questo caso, in questa parte della basetta, ho voluto realizzare dell'erba più bassa. Questo passaggio poi è stato seguito dal tagliare, diciamo, l'erba. Ho quindi curato il mio prato, all'inglese, con delle piccole forbicette, come vedete in questo passaggio. Ho cercato di eliminare l'eccesso e poi finalmente sono passato alla colorazione. In questo caso ho utilizzato anche qui vari tipi di colore e varie tonalità. Sono partito da un verde oliva che poi ho modificato oltre il verde oliva. Ho utilizzato anche altri colori come il giallo e il marrone. Questo mi serviva per diversificare ancora maggiormente la vegetazione e sicuramente potete già vedere come, avendola diversificata in questo modo, è molto più interessante da un punto di vista cromatico. In questo caso ho lavorato sempre con l'aerografo. Potete ora vedere come effettivamente sia interessante. Poi con questi piccoli set della Mini Nature di fiori bianchi, rossi e altri tipi di vegetazione ho concluso il tutto. Questo tipo di prodotto è molto utile perché è già pronto per l'utilizzo, si stacca direttamente dalla scatola e si può incollare direttamente sulla superficie. Come vedete, essendo parti molto piccole, mi sono aiutato con delle pinzette. Ho cercato il luogo dove posizionare al meglio i fiori rossi e bianchi e poi, come dicevo, con le pinzette non ho fatto altro che attaccare il tutto alla superficie. Anche in questo caso, come vedete, mi sono aiutato per realizzare un maggior contrasto. Ho incollato quindi l'albero, in questo caso sempre con la colla Vinavil, nella posizione che avevo stabilito nel precedente passaggio. Quindi diciamo che la vegetazione e la basetta è praticamente finita. Vedete? Sicuramente sono dei bei contrasti di colore, quello che volevo. Ho quindi provato anche ad incollare il mezzo per vedere effettivamente se tutto risultava. Certo, sporge un pochino, lo so, però in questo caso mi piaceva così. E finalmente posso andare anche a rimuovere quello scotch di carta messo intorno alla basetta, anche perché in questo caso la basetta è finita. Come vedete, avendo utilizzato lo scotch di carta, la basetta stessa non ha avuto dei danni. Perfetto, ho rimosso completamente lo scotch di carta ed incollato il primo figurino. In questo caso, vi dicevo, è un figurino della mia stampante in 3D. È stato realizzato grazie all'aiuto del mio amico Andrea, che lo ha ridisegnato e siamo riusciti ad ottenere un figurino piuttosto interessante. Per quanto riguarda il figurino della CP Model, in questo caso quindi vi faccio vedere i passaggi principali. Per prima cosa ho forato il piede per inserire all'interno ovviamente un perno che mi aiutasse sia nella fase di pitturazione che allo stesso tempo anche per incollarlo alla base stessa. Incollato con l'attack,
e ovviamente potete vedere anche le dimensioni piuttosto ridotte di questo figurino, che devo dire però è piuttosto carino considerando anche la scala e considerando il metallo con cui è realizzato, ed è un metallo anche piuttosto soffice che veramente è molto facile da lavorare. Eccolo qui, pronto per la pittura. Anche in questo caso, avendo l'aerografo caldo, ho deciso di realizzare i primi due contrasti, quindi bianco e nero, con l'aerografo appunto. Quindi ho realizzato la prima fase, la prima ombra con il nero, spruzzato direttamente su tutto il figurino. Questo serve ovviamente anche per far aggrappare il colore successivo. E poi per avere già le luci e le ombre ho quindi dall'alto spruzzato del bianco, sempre ad acrilico della Italeri, come avete visto nel passaggio precedente, senza cercare ovviamente in questo caso troppa precisione, ma andando semplicemente come vedete a individuare le luci e le ombre, quelle più marcate perlomeno. Poi è cominciata la fase di pittura vera e propria, acrilici Vallejo, e ovviamente ho realizzato la colorazione completa di questo figurino, sempre con un pennellino 3-0 della Da Vinci e ovviamente utilizzando la palette che avete visto nel video di qualche tempo fa. Se non l'avete visto ovviamente ve lo lascio qui sopra in descrizione e vi invito a vederlo. Sicuramente è uno strumento che può risultare piuttosto utile anche per la pittura, soprattutto con questi climi piuttosto caldi. La pittura poi è proseguita ovviamente dopo aver fatto il giacchetto con la maglia, ed essendo un civile non ho dovuto seguire nessuno schema preciso e particolare. Bene, poi ho realizzato anche il volto, in questo caso utilizzando sempre i colori della Vallejo, che sicuramente sono molto utili soprattutto in questa piccola scala, aiutano molto. Come vedete ho anche colorato il secchio di bianco. Che poi essendo così piccoli sicuramente a mio parere c'è bisogno di avere piuttosto dei contrasti anche esasperati. Quindi vedete che effettivamente il figurino è stato finito. Devo dire che non è venuto per niente male. Anzi sono abbastanza soddisfatto della realizzazione di questo nanetto, passatemi il termine, e ho quindi poi deciso di poterlo attaccare alla base. Ovviamente con dell'attack, che è stata utilissima in questi passaggi, sia per incollare il ceirano, che vi ricordo è in resina, sia per attaccare questo figurino in metallo, che allo stesso tempo anche quello in resina della mia stampante 3D. La cosa che mi fa piacere farvi vedere è anche la differenza di scala, o meglio, la differenza di altezza dei due soldati, o meglio del soldato e del civile, cosa che sicuramente è molto utile e molto veritiera. E
figurino è stato realizzato ad imitazione di un carrista italiano, di un autiere italiano della seconda guerra mondiale, e il, come vi dicevo, il civile è della ditta CP Models. Quindi ecco il modello che gira sulla mia pedana rotante, l'ultima che ho acquistato per il mio canale. Vi sto lasciando quindi a queste ultime immagini nelle quali potete vedere ovviamente il pezzo a 360 gradi con la realizzazione e con le foto finali del modello. Vi ringrazio come al solito e vi invito a seguirmi sul canale e ci vediamo nei prossimi video. Ricapitolando, quindi, questo modello è il Ceirano 50 carro medio della ditta GB Modelli, con l'aggiunta di un figurino della CP Model, un altro stampato in resina, e i carichi sul camion sono un insieme di pezzi in resina, pezzi stampati in 3D quali ad esempio la bicicletta e la scala, e infine la cassa degli attrezzi della Brain Gun. Tutto in scala 1:72. Grazie ancora e al prossimo video.